Grazie a tutti. Allora, molti di voi sanno, ma forse non tutti, che uno degli obiettivi di Biella Cresce è cambiare la traiettoria o comunque il modo in cui si impara la matematica, dal nido all'infanzia, alla primaria e anche alla secondaria di primo grado. Quindi recentemente, dall'anno scorso, siamo riusciti a coinvolgere tanti professori e portare il potenziamento degli apprendimenti matematici attraverso il gioco, la manipolazione e le emozioni positive anche nella scuola secondaria di primo grado, perché è proprio così che il cervello lo impara meglio. E se a un bambino piace la matematica, sta meglio, ha un inserimento nel mondo del lavoro migliore, più sereno e in generale vive meglio la vita. Quindi oggi io avrò l'onore di intervistare 3 professoresse che hanno condotto il potenziamento matematico nella scuola secondaria di Lessona e ben 9 ragazzi. Siete pronti? Allora, avanti prof! Un bel applauso per la prof Rossetti. Gallotto, perché mi passate dietro? Allora, ecco qui abbiamo la professoressa Sirangelo, la professoressa Gallotto e la professoressa Rossetti. Iniziamo chiedendo loro, insomma, di parlarci della loro esperienza. In particolare comincia la prof Sirangelo, che è anche referente all'inclusione, quindi noi ti chiediamo un po' un punto di vista di questo tipo. Salve, sono la professoressa Sirangelo, referente inclusione dell'Istituto Comprensivo di Brusnengo e insegnante di lettere. E stranamente da insegnante di lettere ho frequentato questo corso di matematica. È vero, è stato bellissimo l'anno scorso, ma io sono di lei, ma lo voglio frequentare, e ci ha fatto un dono immenso, perché ascoltate cosa si sono inventate. Sì, ho deciso di partecipare grazie all'invito della professoressa Rossetti. Veramente abbiamo partecipato in gruppo ed è stata una cosa piacevolissima. E da insegnante di lettere mi sono sentita subito inclusa. Perché inclusa? Perché è la modalità particolare di questo corso di formazione. La modalità inclusiva fin dall'inizio, perché è una didattica differente, è una didattica non frontale che ha portato fin da subito a un approccio differente. Perché? Perché è una didattica laboratoriale, la didattica laboratoriale che ci ha permesso di lavorare in maniera operativa attraverso il gioco, degli insegnanti che giocano, si confrontano e si divertono e che imparano diversamente, allo stesso modo. Insegnanti che provengono da ordini differenti, quindi insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria, e insegnanti di lettere che fanno matematica. Ma la cosa interessante è che siamo riusciti a confrontarci anche, a fare gruppo. All'interno del nostro gruppo ci è venuta poi l'idea di rendere fruttuosa la presenza dell'insegnante di lettere con la creazione del diario di bordo. Quindi il pensiero divergente, quello che in termine tecnico si definisce il pensiero divergente, il pensiero creativo, quindi il diario di bordo, di cui vi parlerà poi la professoressa Gallotto, e poi io stessa all'interno della mia disciplina ho cercato di rendere fruttuoso quello che ho appreso all'interno di questo percorso formativo. E per non parlare poi del clima che si è venuto a creare, della dimensione sociale, delle relazioni che si sono create all'interno del percorso formativo, ma anche all'interno del team della nostra scuola. Quindi una serie di cose positive che non sto qui ad elencare perché dovrei stare altro tempo e non voglio togliere tempo ai ragazzi, perché poi questo ha avuto delle ripercussioni all'interno della classe. Quindi è cambiato, il cambiamento di cui si parlava prima è un cambiamento che avviene, che io ho vissuto sulla mia persona, quindi a livello professionale, all'interno del team di classe e all'interno della classe, perché cambia poi il rapporto con i ragazzi, perché si vive in maniera serena il lavoro
con i colleghi e il lavoro con i ragazzi, perché poi saranno i ragazzi l'espressione del potenziamento in classe. Grazie Luigia, grazie mille. Bravissima. E adesso Sara, la prof Gallotto. Sì. Ho sbagliato. Sì, le vedo. Ok. Beh, intanto mi presento e buongiorno a tutti. Eccomi, scusatemi. Eccolo qua, sono Sara Gallotto, docente di sostegno, infatti bellissimo essere accompagnata da lettere, matematica e sostegno, cioè il Power Ranger praticamente, perché effettivamente è importantissimo includere tutti quanti. Abbiamo diverse tipologie, intelligenze, ed è importante anche dare spazio a loro di pensare e riflettere su quello che è stato fatto. Quindi, dopo aver giocato, aver riso, scherzato, ma in maniera seria anche, perché il gioco è serio, volevamo chiedere loro qualcosa di personale e una riflessione individuale, con calma, perché ci vuole tempo, per narrare se stessi e narrare quello che hanno potuto comprendere. Come dicevamo anche prima, comprensione è un momento molto importante e non da sottovalutare, e anche come Filippo, dicevamo prima, è un ragazzo e noi vogliamo dare spazio a loro, ai loro pensieri. E il diario di bordo è questo, dove avevamo sottolineato diverse domande, evidenziato delle domande, e i ragazzi avevano tempo per pensare a riguardo. Ecco qua, cambiavano, ovviamente il lavoro è anche lì sempre messo in discussione anche dalla nostra parte, nulla è preciso e perfetto sempre, quindi esatto, quindi abbiamo anche noi un po' valutato e i ragazzi avevano questo momento per ripensare i giochi, rimettere in chiaro le regole, quindi è un modo anche per permettere loro di fissare un pochettino quello che è stato fatto. E poi domande specifiche su cosa ti è stato più difficile, piaciuto, non piaciuto, in modo tale che anche noi potessimo avere dei dati in più, dei dati per modificare le attività, perché non tutti i ragazzi sono uguali, soprattutto anche nelle scuole. Poi si tratta di una secondaria, appunto, non di una primaria. E quindi qua mi piaceva, ho preferito fare l'allievo, no, ho imparato la regola delle tabelline e anche a calcolare in modo più lento e divertente al posto che a memoria. Meraviglioso. Infatti. Rallentarli, farli riflettere è Piano. una meraviglia. Sì, esatto. Poi pensiero divergente, adesso non l'avevamo messo, però un ragazzo aveva scritto che ha imparato a mettere in ordine... Sì, arriva dopo. Sì, c'è. Scusami. Niente. E anche qua avevamo chiesto, dopo 9 mesi, perché alla fine avevamo fatto in maniera routine, ogni mercoledì, non mi ricordo più, ogni settimana comunque un appuntamento con Math Training, Biella Cresce, e allenamento matematico. E quindi dopo 9 mesi anche qua hanno detto che sì, perché qua è bello anche per loro vedere come gli altri reagiscono a dei calcoli complessi, perché ognuno ha il suo modo, e hanno cominciato a vedere un po' la bellezza di questa cosa. Oh, guarda, tu fai questo, io faccio quello. Già, un segreto per fare più velocemente dei calcoli anche abbastanza complessi. Esatto. Sì. Che alla fine è quello che anche noi da studentesse nei corsi di Biella Cresce abbiamo provato sul nostro corpo e sulla nostra mente. Grazie mille. Buongiorno a tutti, io sono Elisabetta Rossetti, insegnante di matematica alla scuola media. Inizio con questa foto perché è proprio evocativa, nel senso che è stata proprio la prima volta nella quale abbiamo iniziato a lavorare in un modo diverso a scuola, in un modo così innovativo.
e quindi mi piace molto questa foto, anche se magari qualcuno di voi potrà non dire poco, però per noi è molto importante perché è stato proprio un punto di partenza questo. Mi piace fare questa esperienza con tutte le colleghe di matematica e con le insegnanti di sostegno, con insegnanti anche di altre discipline. Mi piace anche il fatto che si sia creata una rete di insegnanti di tutti i gradi di scuola sul territorio biellese che sta coinvolgendo un certo numero di ragazzi, di bambini e che spero continui a diventare sempre più grande. Il fatto che quest'anno siamo più di 2000 bambini e ragazzi raggiunti da questi potenziamenti. E quindi il fatto che, come abbiamo anche sentito prima, negli interventi di prima, si debba già iniziare a lavorare in questo modo pratico con i bambini del nido, ci fa capire quanto sia importante in un istituto partire da scuola materna o dal nido, se c'è, e andare avanti con la primaria e con la secondaria, perché si porta avanti un progetto comune. Senti, 2 parole su questo diario di bordo, riesci a leggerlo? Sì, ma lo sai a memoria? Un ragazzo di prima che nella sua riflessione ha scritto che il gioco che aveva fatto gli era servito per ordinare meglio i vestiti nell'armadio senza lasciare nessuno spazio vuoto. Quindi questo ci fa capire che l'unico obiettivo non è il risolvere un qualcosa, ma è anche dare a questi ragazzi un qualcosa che loro portano nella vita di tutti i giorni, nella vita quotidiana, il famoso problem solving di cui si parlava prima, è indispensabile. Quindi, oltre agli ottimi risultati che abbiamo ottenuto con il test e il retest fatto a fine anno, c'è anche l'entusiasmo che si vede in questi ragazzi, che normalmente la lezione di matematica, prof, io non ho capito, uno dorme. Prof, posso andare in bagno? Esatto, e invece l'entusiasmo nel vederli manipolare, divertirsi, giocare e imparare giocando, per cui il gioco diventa il vero potenziamento di questo progetto. L'ultima cosa che volevo dire è questa, che noi insegnanti siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo, ma alle spalle abbiamo delle persone come Valeria, Rodolfo, Katia, Elisa, insomma non li sto a elencare tutti, che ci aiutano, ma ci aiutano perché normalmente il nostro lavoro è un lavoro in solitaria, nonostante sembri tanto un lavoro di cooperazione. E il fatto di avere qualcuno che sta rimettendo gli insegnanti e i ragazzi, i bambini al centro di quello che fa è veramente importantissimo. Quindi io vi ringrazio veramente tanto. Grazie. E allora adesso grazie profs e vediamo i ragazzi, anzi ascoltiamo i ragazzi.